Salve e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues. Oggi parleremo del Black Cat Boone. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Il Black Cat Boone, ovvero l'osso del gatto nero, è una delle principali tematiche legate al voodoo che troviamo riportate in tantissimi brani del blues e in tante credenze folcloristiche del sud degli Stati Uniti, chiaramente di matrice africana. Il Black Boone è un discorso molto importante legato al crossroad, ovvero il sacrificio che si fa al dio dei crocicchi. Abbiamo parlato già del crossroad in diversi filmati, tra cui anche I segreti di Robert Johnson, che poi metterò chiaramente in descrizione. Bene, il Black Boone è un procedimento dove si fanno bollire questi ossi di gatto nero e il primo che viene a galla sulla sinistra è proprio l'osso magico, che poi si potrà utilizzare nel mojo, e anche su questo video ci sarà il link sotto perché ne abbiamo già parlato, oppure questo osso di gatto nero messo sotto la lingua donerà l'invisibilità. Poi in altri modi viene anche visto come il doctor, ovvero l'assistente invisibile, durante questo rito voodoo mette sotto la lingua questo osso e stabilisce se va bene o meno per creare con lo stesso un talismano. Quindi vedete come le credenze africane si vanno ad unire insieme in un connubio quasi perfetto con quella che era la mentalità rurale appunto degli stessi afroamericani nel sud degli Stati Uniti. Su questo ed altri argomenti ne parliamo molto bene, in maniera molto diffusa, molto descrittiva sul mio libro Storie e saggi sulla musica nera dal Mississippi a Cuba, che trovate in tutte le piattaforme. Qui si fa un vero e proprio viaggio musicale che parte dal nord degli Stati Uniti e arriva a Cuba attraverso diverse tipologie di modi di suonare, di fare musica, di scrivere musica degli afroamericani o afro-cubani in questo caso. Il Black Cat Boone lo troviamo in tantissime canzoni, viene menzionato in tantissimi brani, anche lo stesso Muddy Waters ne parla su un brano, I have a Black Cat Boone, I have Mojo too, quindi parla di tutte queste cose, o l'osso di gatto nero, o il mojo, o anche il mojo, quindi sono tutti talismani. Con il grasso dell'osso nero si creavano delle vere e proprie candele, sempre secondo la tradizione, che poi portavano fortuna. Addirittura ci si poteva ungere le dita delle mani e i giocatori d'azzardo avevano maggior fortuna perché avevano questo grasso di gatto nero. Noi chiaramente, essendo animalisti, da questo punto di vista possiamo dire che i gatti neri sono tra le creature più belle che ci sono su questo pianeta e mai penseremo di arrivare a fare una cosa del genere. Questo, diciamo, è un discorso prettamente folcloristico, ne parlo per il semplice fatto che lo troviamo all'interno delle canzoni e spesso e volentieri nelle canzoni poi è difficile capire il perché o il per come di una determinata parola venga inserita dentro. Con Storie di Blues, oltre che parlare dei personaggi, parliamo anche un po' di alcuni pezzi cardini inseriti nelle canzoni e della loro attività antropologica all'interno del blues, che arriva chiaramente dalla matrice, come dicevo all'inizio, africana. Il Black Cat Boone è uno di quei rituali misteriosi, insieme al mojo, insieme al crossroad, oppure ad altre simbologie che troviamo nel blues, come era quella del treno, come era quel discorso legato alla diversificazione sociale dei bluesmen, perché chiaramente dal punto di vista sociale si trovavano, dal punto di vista del potere, della libertà, in fase minore, in fase negativa, erano chiaramente al di sotto della soglia della decisione politica o sociale, erano gli ultimi nella gradatoria sociale. E tutte quelle popolazioni che si trovano in queste condizioni, parlo anche dei cubani, parlo anche dei brasiliani, quelli che praticavano il tambores de minya, quindi tutte situazioni che poi vanno a riflettere la loro connotazione sociale. Una piccolissima parentesi, veloce, ve la devo fare perché è importante dal punto di vista antropologico e riguarda la differenziazione di alcune religioni africane arrivate nel continente americano. Perché? Dalla partenza, e questo ne ho parlato anche su alcune conferenze, le trovate comunque sul canale, una volta che si arrivava a San Cristóbal de La Habana, ovvero l'attuale Havana, e gli schiavi venivano smistati, in base a dove venivano trasferiti, la tematica religiosa legata alla cultura
magica africana cambiava nome, quindi ci trovavamo dinanzi al voodoo per quello che riguardava le colonie della Louisiana oppure Haiti, comunque a stretto contatto con inglesi o francesi. Ci trovavamo a parlare di santeria a Puerto Rico, a Cuba, in Messico, in Colombia, in Venezuela, ma parlavamo anche di tambores de Minia per le popolazioni africane che poi si sono trovate in contatto con i portoghesi, quindi in Brasile. Quindi tambores de Minia in Brasile, Centro America e abbiamo la santeria, in parte il voodoo, parte sud degli Stati Uniti il voodoo. Quindi vedete come queste magie africane arrivate nel nuovo continente cambiano nome e in parte cambiano anche i rituali. Quindi parte tutto dall'Africa, il discorso antropologico parte da lì. Noi parliamo di blues, ma automaticamente, come dico ormai da anni, parliamo di cultura africana. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale e alla prossima puntata. Bye bye, have a nice night. Bentrovati ad un'altra puntata di Storie di Blues. Oggi parliamo del Boll Weevil, che non era né un musicista, non era né un personaggio politico né un uomo rilevante a livello sociale, ma era un parassita che si trovava nei campi di cotone. Questo parassita era fondamentale per quello che riguarda la rivincita della popolazione nera, perché lui attaccava le piantagioni di cotone. Tant'è vero che alla fine venne considerato come una sorta di eroe nazionale per le popolazioni afroamericane soggette alla schiavitù all'epoca, chiaramente, e lui non faceva altro che far diminuire il reddito del latifondista. Per questo fu quasi contraddistinto come eroe dal punto di vista delle popolazioni afroamericane. Due artisti poi gli dedicarono anche due canzoni molto importanti nella grammatica blues e folk. Mississippi Boll Weevil, un brano di Charlie Patton, un personaggio che io vi consiglio vivamente perché, oltre ad essere considerato non da me ma da esperti delle storie del blues degli anni 50, 60, 70 come uno dei cardini del blues, del folk e del ragtime, e l'altro era Woody Guthrie con la sua Boll Weevil, che trovate nel volume 5 della Albatross Folk and Blues. Il Boll Weevil rappresentava una sorta di vendicatore dal punto di vista sociale delle popolazioni afroamericane ed è per questo che venne ricordato e venne celebrato in tantissime canzoni. Quindi ancora una volta, quando l'uomo non riesce a difendersi, in alcuni casi arriva la natura che la fa da padrona, come è successo in questo caso con i latifondisti del sud e Boll Weevil, questo grande parassita che aiutò gli afroamericani nella loro campagna vendicativa contro gli schiavisti del sud degli Stati Uniti del XVIII e del XIX secolo. Questo è tutto con Storie di Blues, alla prossima puntata, bye bye. Benvenuti ad un altro appuntamento con Storie di Blues. Oggi parliamo della simbologia del treno e tutto ciò che è collegato appunto con lo stesso personaggio che tante volte diventò quasi immaginario, soprattutto nei penitenziari e nelle piantagioni. Come di consueto vi ricordo di iscrivervi al canale, novità ogni settimana. Bene, il treno viene raffigurato come un sinonimo quasi di redenzione, quasi di fuga, perché spesso e volentieri questo treno arrivava nelle piantagioni, arrivava nei carceri, perché i binari tante volte delle ferrovie arrivavano appunto nei carceri, e per alcuni era il sistema per tornare a casa, perché magari avevano scontato la pena oppure perché erano liberi e non erano più schiavi. Quindi questi due occhi gialli che arrivavano nella notte facevano sempre presagire un ipotetico abbandono del campo di lavoro o della prigionia o della schiavitù di questi personaggi del sud degli Stati Uniti, anche se spesso e volentieri questi treni poi portavano altri schiavi in aggiunta oppure altri carcerati ai campi di lavoro. Però il treno rappresenta comunque, così come viene anche celebrato nella discografia soprattutto dell'early blues, come un attimo di fuga, un fantasticare, una fuga, un fuggire da quella che è la realtà, sperando di trovare qualcosa di nuovo, ovvero la libertà, l'essere liberi e al di fuori dei maltrattamenti e della schiavitù, o in alcuni casi, come dicevo prima, anche nel carcere. Oggigiorno è ancora molto in auge, soprattutto nel blues revival, dove l'armonicista
copia un po' con le note basse dell'armonica le ritmiche che erano proprio delle ruote del treno, le ruote d'acciaio sulle rotaie, quel continuo incedere forte presente di questo treno è rimasto un po' scalfito in tutta quella che era la mentalità rurale e dei carcerati e degli schiavi in genere. Queste e altre storie le trovate nel libro Sagge storie sulla musica nera dal Mississippi a Cuba, che è disponibile in tutti quanti gli store. Grazie da Dario Spesani e buona musica, bye bye. Buonasera amici, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues. Oggi parliamo di uno degli album più importanti della musica nera e non solo degli anni 70. Era il 1971 precisamente e tra febbraio e luglio fu data alla luce questa grande produzione musicale della United Artists con Eric Burdon e Jimmy Witherspoon dal titolo Guilty. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Parliamo di questa grande produzione musicale. Il personaggio in questione, uno inglese, era Eric Burdon, già leader degli Animals, poi degli War, fino a tornare nuovamente con la seconda stagione degli Animals, ovvero Eric Burdon and the Animals, diverse produzioni discografiche realizzate sia in Inghilterra ma anche negli Stati Uniti. L'altro personaggio era Jimmy Witherspoon, un musicista molto importante che dal 1957 al 1997, anno della sua morte, registrò addirittura 56 dischi, considerato chiaramente per quello che riguarda l'endorsement statunitense uno dei più importanti musicisti di rhythm and blues in assoluto. L'album che prese il via proprio in quell'anno conteneva 10 brani molto importanti che parlavano non semplicemente del blues come siamo abituati fino ad oggi a vederlo, ma parlava soprattutto di alcune tematiche inerenti alla segregazione razziale, la solitudine e la situazione carceraria di tanti neri d'America. Questi erano gli argomenti che venivano tirati fuori, estrapolati da questi due musicisti all'interno di questo disco, che contiene dei brani inediti, contiene anche dei brani di John Mayall, contiene un brano di James Taylor e nell'ultima traccia addirittura c'è una collaborazione con la San Quintino Prisoner Band, che era la band ufficiale della prigione federale della California di San Quintino. Come dicevo, questi due artisti insieme, uniti da questa grande verve legata al blues a 360 gradi, uno proveniente più dall'hard rock ma comunque con quell'istinto inglese di fare blues un po' differente da quello statunitense. Chiaramente il modo di suonare, il modo di cantare si nota che è diverso, tranne che sul brano dove è cantato all'unisono, che si intitola Soledad e che si parla proprio della solitudine dei carcerati all'interno delle strutture dei penitenziari. In quel caso non si capisce più di tanto la differenza tra i due, perché il brano è fatto esclusivamente all'unisono, le due voci cantavano con la stessa nota insieme. Ci sono dei brani importanti come Steamroller, che è forse uno dei blues più interessanti del disco, che è la traccia numero 2. C'è il brano d'apertura che ricalca molto il genere del blues romantico di Chicago degli anni 50 e si chiude con il brano dedicato proprio alla situazione degli afroamericani nei carceri, appunto con la San Quintino Prisoner Band. Questo disco andò talmente bene che nel 1976, quindi esattamente 5 anni dopo l'uscita di Guilty nei negozi di dischi, arrivò lo stesso album con le stesse identiche canzoni, incluso quel brano dal vivo che è inserito in Guilty, in una nuova produzione. Venne fuori nel 76 questo album che si intitolava Black and White Blues, sempre Eric Burdon e Jimmy Witherspoon, stesso identico disco ma con una copertina e con un nome del disco differente. E anche questo disco ha venduto moltissime copie, è stato considerato uno dei migliori album della musica nera degli anni 70. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues. Oggi non parleremo di un bluesman, ma parleremo di un musicista jazz, forse il più importante trombettista della storia del jazz, Miles Davis. Ma non parleremo di lui per quello che riguarda la sua discografia, parleremo di un album in particolare, che poi non è un album, bensì è una colonna sonora. Siamo nel 1957. Tra il 4 e il 5 di dicembre succede un avvenimento storico dal punto di vista del jazz, dal punto di vista musicale. Dalle 11 di sera del 4 di dicembre alle 5 del mattino del 5 di dicembre, Miles Davis entra in uno studio con 5 musicisti, alcuni francesi e alcuni statunitensi, e registra le 26 tracce
di Ascensore per il patibolo, conosciuto chiaramente nel titolo originale con Ascenseur pour l'échafaud. Il film ebbe una regia importante, quella del regista francese Louis Malle. Ci sono stati due attori fondamentali nel ruolo dei protagonisti di questo noir, di questo thriller, di questo giallo ambientato in una Parigi nebbiosa, dove il protagonista è anche un oggetto, ovvero l'ascensore, che sarà la chiave poi per la soluzione del mistero. E parliamo di Jean Moreau e Maurice René, questi erano gli attori principali. Per quello che riguarda le canzoni, che sono state registrate poi guardando tutti insieme il film, quindi tutti e 5 i musicisti improvvisavano guardando l'intero film, e in sole 6 ore sono venute fuori, come dicevo prima, queste 26 tracce. Sono 26 tracce fondamentali, importanti, non solo dal punto di vista cinematografico, ma anche dal punto di vista musicale, perché questo album poi diventerà uno degli album fondamentali per quello che riguarda la discografia jazz di sempre. I musicisti erano 5 ed erano Miles Davis alla tromba, Barney Wheeler al sax, René Utreger al piano, Pierre Michelot al contrabbasso e Kenny Clarke alla batteria. Un'altra storia poi parla di due donne, una la protagonista del film di cui abbiamo parlato prima e la seconda invece Juliette Gréco, che all'epoca era la fidanzata di Miles Davis. Si parla di due donne, una era l'attrice protagonista del film e la seconda era invece Juliette Gréco, che all'epoca era proprio la fidanzata di Miles Davis. E la storia racconta anche che forse è stata proprio lei a mettere in contatto Miles Davis con la produzione francese di questo film. Da lì a poco si viene a sapere anche che Miles Davis ebbe una relazione con Jean Moreau, e quindi capite che era la protagonista del film, quindi capite come già le situazioni si intrecciano e vanno a miscelarsi insieme, quindi misteri, il discorso quasi mitologico di questa registrazione di 26 tracce in sole 6 ore di notte, tutte improvvisate, e queste due donne, quindi tante situazioni insieme che vanno a enfatizzare ancora di più il mistero già di questo musicista, che già alla fine degli anni 50 era di per sé molto misterioso. Ascensore per il patibolo, la colonna sonora di Miles Davis, è stata la prima colonna sonora che lo stesso ha scritto ed eseguito. Poi nel corso degli anni ce ne saranno tante altre, ma questa, la prima, forse resta la più importante, ed è quella che è entrata proprio nella storia della discografia ufficiale del jazz internazionale. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale. Bye bye, have a nice night.